Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andremo a girare un video molto utile soprattutto perché andremo a vedere come si fa ad avere successo con le talee in questo caso di rose, ma a farci vedere come si fa a fare questa semplice operazione sarà Arnaud di Mondo Rose e Fiore qui vicino a Firenze. Eccoci qui Arnaud, allora qual è questo segreto per avere successo con le talee di rose? Il segreto consiste praticamente nel risolvere uno dei problemi più delicati per la talea, ovvero di tenerla umida fin tanto che non abbia radicato, e questo lo possiamo fare in casa con un metodo molto semplice, vale per le rose ma anche per tutta una serie di altre piante. Potrete provare a ottenere sicuramente migliori risultati. Utilizzate per quello una semplice bottiglia d'acqua. Prendete questa bottiglia con un coltello, stando naturalmente attenti, andate magari a praticare un po' di fori nella parte sotto. Mi ero avvantaggiato facendone qualcheduno nella parte sotto della bottiglia in modo che possa defluire l'acqua in eccesso. Prendete questa bottiglia e cominciate a tagliarla nella parte più larga della bottiglia, ottenendo così due pezzi. Andate a ritagliare, anche qui ci vuole un coltello ben affilato, delle forbici che ora qui non ho ma che sicuramente avrete in casa, e quindi tagliate la parte superiore del vaso e utilizzate questi due elementi per fare la vostra talea. Vediamo come. Avremo naturalmente bisogno di terriccio. Il terriccio adatto per fare le talee sarà un terriccio come possiamo vedere qui, Che l'abbiamo composto prima con che cosa? Abbiamo Arnaud? composto prima utilizzando torba, sabbia e pomice, più o meno in parti uguali. Perfetto. La cosa importante è che dreni, che non trattenga troppa acqua, che è il nemico dell'attecchimento della talea. Riempiamo la nostra bottiglia per metà. Ora magari vediamo i pezzi più grossi, più o meno di questa altezza qui. La bagniamo in modo che possa riempire, e qui con la bottiglia di plastica si capisce abbastanza bene, fino a quando non siamo riusciti a penetrare con l'acqua tutto il terriccio, e allo stesso momento che possa la bottiglia scaricare l'acqua in eccesso, perché queste talee non devono stare su un terriccio completamente zuppo d'acqua, ma su un terriccio diciamo umido, quindi a volte la possiamo lasciare riposare un pochino finché non scarichi l'acqua in eccesso. Nel frattempo, preparato questo, andiamo a raccogliere i materiali di produzione. Andiamo quindi nel nostro giardino o sulle piante in vaso, quello che abbiamo, a prelevare, come in questo caso, un pezzo di ramo semilegnoso, ovvero spesso sono rami che hanno ancora il fiore addosso o appena sfiorito, che vedete prendendola fra due dita sono abbastanza flessibili e non più completamente morbidi ma neanche completamente legnificati, quindi semilegnosi, e avremo bisogno di selezionare un pezzo del ramo con 4 gemme. Dove c'è una foglia c'è una gemma, potrebbe essere 4, potrebbe essere 3, non cambia molto, e andiamo a tagliare quindi appena sopra la gemma. Asportiamo 1, 2 e magari 3 gemme, ora vediamo, e tagliamo appena sotto l'ultima gemma. Valutiamo un po' l'altezza che avremo. In questo caso c'è un internodo molto lungo fra una gemma e l'altra, preferirò fare una talea semplicemente su 3 gemme per avere una talea più proporzionata al mio vaso, e li levo praticamente quasi tutte le foglie. Vedo questa fogliolina che potrebbe avere anche qualche fungo in più, evito di andare a fare una talea con qualche cosa che potrebbe essere attaccato da funghi, e questa parte del ramo lo vado a mettere piantandolo, praticamente spingendolo nel terriccio nella parte che ho preparato precedentemente. E per mantenere, e lì sta tutto il trucchetto, per mantenere l'umidità in questa talea vado a richiuderla con la parte alta della bottiglia. Li mettiamo come una cappa. Esatto, la mettiamo, e così facendo diciamo l'umidità che sta dentro questa bottiglia si mantiene molto più a lungo che stando naturalmente all'aria aperta a tutti i venti, e potrò andare a vedere una volta al giorno
andare a vedere una volta al giorno se la talè, anche valutando il peso specifico della bottiglia, se si è mantenuta ancora abbastanza umida, finché la pianta non avrà radicato. Quindi, scusa se ti interrompo, non dobbiamo andare ancora a rabboccare con l'acqua, cioè non dobbiamo ancora andare a mettere acqua nel... Si basta da sola in questo caso. Devi considerare che questa pianta in realtà in questo momento si mantiene soltanto dall'umidità dell'aria, perché in realtà finché non mette radici non tira acqua dal vaso. Siccome è un vaso anche di plastica, l'acqua non la consuma finché non vegeta, e quindi ci sarà poca necessità di riportare acqua, magari un pochino nei giorni, può essere necessario 20 anche 30 giorni. È capace che dopo una decina di giorni ci sia bisogno di rimettere un po' di umidità, ma cerco di tenerla umida, non bagnata, perché proprio in questo essere umido c'è un po' di aria ed è proprio l'ambiente giusto perché che la talea radichi. Benissimo, l'ultimissima cosa che ti chiedo, dove la tengo? La tengo esposta ai raggi del sole o solo in mezz'ombra con della luce? Allora questo è un po' come se fosse in convalescenza, quindi la teniamo in un posto, diciamo, non a tutto sole, perché vi potete immaginare che se tengo questa a tutto sole, certo, arriverà a 40 gradi nell'arco di 1 minuto e mezzo, quindi lo tengo sotto una tettoia, in un posto fresco, all'aperto anche, ma non al sole, perché rischio di cuocerla e di dare spazio a funghi, marciumi eccetera che si sviluppano molto facilmente con alte temperature. Nell'inverno, se andate a fare talè piuttosto tardi, come può capitare a settembre-ottobre, potreste tenerla anche in casa, per esempio, in un posto luminoso, anche vicino a un termosifone, basta che non sia a 60 gradi il termosifone, ma spesso nei mesi di ottobre abbiamo già un po' di riscaldamento in alcune zone del nord in particolare, o comunque in una posizione, diciamo, mite, in cui questa talea avrà maggiore successo nella sua radicare. Benissimo, ringraziamo Arnaud per questa bella e semplice spiegazione. Vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù e soprattutto lasciate un commento, fateci sapere com'è andata con queste nuove talee, appunto sul consiglio che ci ha dato Arnaud. In bocca al lupo! Ciao, alla prossima!